Amici atleti sciatori, buongiorno. Le temperature si stanno irrigidendo e le piste da sci si avvicinano. A questo proposito, il mio intento di oggi è di proporvi un rapido ma efficace allenamento presciistico. Andiamo immediatamente ad illustrare i gruppi muscolari reclutati durante la sciata da discesa. Sono certamente il quadricipite, certamente il gluteo e anche il polpaccio, anche se lo scarpone ne limita molto il movimento, ovviamente per questioni di sicurezza. Dopo aver sviluppato il discorso del riscaldamento, e vi invito ovviamente a visionare il mio video presuntuoso sul riscaldamento e nella parte teorica e nella parte pratica, dopo questo piccolo riscaldamento possiamo avvicinarci a un riscaldamento segmentario del quadricipite e del gluteo, prima del movimento vero e proprio dello sci. Elastico giallo tra le gambe, importante, questa posizione, e andiamo a raddrizzare. Così stiamo usando esattamente il quadricipite, come se fosse una leg extension in palestra. Possiamo stare sulle 10 ripetizioni, attorno alle 10 ripetizioni, e lo stesso vale per il gluteo. Così abbiamo scaldato i due muscoli principali. Possiamo sganciare l'elastico giallo. Il bastascusa è sempre pronto e sempre carico, in base alle proprie esigenze, capacità, aspirazioni, lo arrotoliamo più o meno. Cominciamo sempre come ulteriore riscaldamento, ma già ci addentriamo nel movimento dello sci. Cominciamo a fare questo. È un normalissimo piegamento, come se fosse uno squat, con poco carico per il momento. Dopo di ciò ci avviciniamo al movimento dello sci. Cominciamo. Piccolo piegamento con rotazione tra femore e tibia, che poi è quello che accade nello sci da discesa. Vogliamo aumentare un po' il carico, come sempre possiamo incrociare, allargare. Questo aumenta la tensione degli elastici in partenza. Stesso movimento. Molto bene. Altri muscoli importanti durante lo sci da discesa sono i muscoli dell'addome, specialmente gli obliqui. Vi invito al mio video presuntuoso sugli addominali, molto importante. Per allenare gli obliqui ci sono tanti modi, ma siamo già in piedi, vi faccio vedere questo. Possiamo fare questo lavoro. Sono stabilizzatori dei lombi, del bacino, molto importanti durante la sciata, anche nella vita quotidiana. Si soffia, si soffia, si soffia. Dopo 8-10 cominciamo a mettere un elemento torsivo in avanti. Flessione, torsione, ritorno e ritorno. Flessione, torsione, ritorno e ritorno. Flessione, torsione, ritorno e ritorno. Quello che vi ho appena illustrato è un allenamento adatto a tutti coloro che identificano lo sci come una buona e sana passeggiata sulle piste. È un allenamento diretto
è mirato alla resistenza, quindi non tanto alla potenza. Quindi si può ripetere questo circuito appena visto 3, 4, anche 5 volte, 12, 15 ripetizioni per ogni serie. Quello che vogliamo sviluppare è proprio la resistenza del quadricipite e del gluteo durante la sciata. Scegliete l'elastico arancione più leggero, il rosso più pesante. Nulla vieta di usare arancione e rosso per ogni arto inferiore. Diversamente, per gli sciatori che invece pretendono di sciare con una grande reattività e con una grande forza, amano le piste nere, abbiamo la possibilità di raddoppiare la resistenza del nostro bastascuse e poter sviluppare una grande forza esplosiva e reattiva sulle piste. Come facciamo? Sempre col nostro magnifico e semplice utilizzo dell'anello, che io ho già montato e ho messo anche 2 elastici, rosso e arancione, per ogni arto. Quindi abbiamo utilizzato il circuito precedente come un riscaldamento e un'introduzione a questo sviluppo finale mirato ad affaticare e allenare molto gli arti inferiori. Arrotoliamo quasi fino in fondo e ricominciamo stessi movimenti di prima, ma con l'anello. Non ho arrotolato tutto, è già stancante così. Ne facciamo sempre 10 in questa esecuzione. Posso arrotolare tutto e cominciamo. Ne facciamo 5, 8, ricordatevi, sotto le 10 per la forza esplosiva, 5, 8 da una parte e 5, 8 dall'altra. Avete delle cosce super forzute? Incrociamo, aumentiamo la resistenza iniziale, molto stancante, e 5. Molto bene. Piccolo trucchetto finale. Portiamo tutta la resistenza su un arto solo. Quindi abbiamo i 2 bastascuse su un arto solo, arrotolati fino alla fine. E tutto questo è veramente super performante. Andiamo a fare un affondo. L'affondo sviluppa sempre quadricipite, gluteo e polpaccio. Vedete? Doppio bastascuse, ginocchio 90 gradi con la tibia, femore e tibia 90 gradi, non di più per non usurare troppo l'articolazione. Ragazzi, questo è faticosissimo. Anche gli sciatori con le cosce più forti troveranno soddisfazione da questo tipo di resistenza. Anche qui 3 serie da 5, da 8. Il mio consiglio è di mettere tutta la resistenza. Grazie e buona sciata.